Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonaserissima ragazzi. Good evening, dear friends. Good evening. Добрый вечер. Che siamo multinazionali. Questa sera siamo multilanguage, come Google Translate, praticamente. Buonanoici. Che è quello? Namaste. Che? Vabbè, oh. Avanti con i saluti. Ciao Ursula, ciao Omar. Ciao, ragazzi. Si vede la tua Omar. foto questa volta, grande. Sì, si vede, grande Omar. Hi Maria. Oh, stanno arrivando un po' di persone, guarda, Quanta siamo bella già gente. bene. Noi siamo 30 persone collegate in questo momento, molto bene. Ragazzi, tutto a posto. Questa è l'ultima puntata della settimana, preparandoci per il gran finale di stagione della settimana prossima, che sarà esplosivo. Vittoria, you can translate if you understand. Riprenderemo il 7 gennaio, ovviamente. Cosa iniziamo? I read which language better to talk. Maybe I talk a little bit in English because we're international, and also a little bit translate in Russian. Сейчас говорили о том, что на этой неделе это последний концерт, и сегодня будет очень необычный концерт, потому что он будет особым. Раньше такого концерта еще не было. Tonight will be a very special event. It's like almost first this type of event, because before you saw only one artist, but now will be two different artists. Welcome, guys. È stato un mix in corsa. No, allora stasera abbiamo due fantastici pianisti, ma proprio bravi, questi sono proprio bravi, e abbiamo un italiano che presenterei ora. Signore e signori, è con noi Mister Carlo Gizzi. Ciao Carlo. Ciao a tutti. Salve. Ciao Carlo, e direttamente dalla Svizzera, però è russo di origine e di nascita e di vita, presenterei Victoria. И также сегодня еще с нами будет прекрасный пианист из России, который живет в Швейцарии, Андрей Поляков. Welcome. Всем привет. Hello everyone. Hello Andrei. Ciao Andrei. Rock and roll it's forever. Yeah, we'll see how it goes tonight. It might be rock and roll, yeah. Nessuno si chiede dove Andrei, però vabbè. Mamma mia, questo è terribile, questo è proprio terribile. Io conosco un Andrei, era un chitarrista metal. Andrei ce n'è parecchi, Andrei è... Andrea, Italian name is Andrea. It's one io Andrei proprio, quello che conosco io. Whenever you travel, you know, guys, whenever you travel, you have so many variants of your own name. Andre, Andy, Andrew, Andrea, Andre. It's, yeah, I got used to everything. Salutiamo Didi che è già nel gruppo a moderare tutti i commenti, come sempre, benissimo. Allora io direi a questo punto, guarda, let's go. Inizierei questo concerto che è strutturato in maniera particolare, cioè praticamente suonano 10 minuti un pianista e 10 minuti l'altro pianista, magari vi presentano loro direttamente il loro repertorio e cosa si accingono a performare, e poi ci sarà una gran sorpresa finale. Alle ore 10 più o meno abbiamo gli ospiti, perciò abbiamo deciso che parte Andrea, vero? Andrei parte. Victoria? Tonight will be very special concert. It's like two piano player, one play 10 minutes, other play 10 minutes. After we will have very special and nice guests, and after continue fantastic, beautiful performance. Сегодня вечером будет совершенно особенное шоу, потому что у нас два прекрасных артиста, которые каждый будет играть свою часть по 10 минут, потом у нас будет гость, потом еще 10 минут, и все вместе, и все красиво, и все классно. В общем, прекрасно вам вечер, дорогие друзья. Enjoy the amazing evening, dear friends. Meraviglioso. Ma hai mandato... sono andato in confusione, non ci capisco più niente. Va bene, comunque... Io sono d'accordo, qualsiasi cosa abbia detto. Anch'io concordo, Sergio. Andiamo a posto. Okay. Ma dai, allora se metto insieme tutti i dialetti che so riesco a fare questa roba.
No, io neanche in italiano riesco a parlare. Vabbè, comunque. Sapete che ci avete un po'. Detto questo, io direi che è l'ora di partire. Ragazzi, iniziamo con Andrei. Grazie a tutti, ci vediamo tra 10 minuti con Carlo. In bocca al lupo, ragazzi, a voi. Ciao. So, hello everybody. Good evening. My name is Andrei. I play music on piano, in fact. Although today I'm going to be playing this beautiful beast. And I'll be playing my own compositions tonight. But I wanted to start with a cover of a very beautiful and very old, famous song that you all know, I'm sure. When I was way younger than today, and I bought my first CD player, I got a bundle of the CDs, of the discs. And one of those discs had a romantic bedroom music, a typical collection of Kenny G and saxophones and all this kind of stuff. And one of the tunes, one of the musics, I fell in love with immediately. And then I learned that this music was composed by a Brazilian singer-songwriter in the 70s first, and it became a huge success right away. And then in the 80s, it turned out that this very similar song had already been composed in the 50s by a French guy, Louis Gastet, and he called this tune Pour Toi. Now, they went to court, and the court decided that both of them should be credited for creating of this composition. And I decided to play it tonight. The title of the song is Feelings, and because tonight is so beautiful night, and the stars and moon and everything, let's maybe call it Feelings in the Moonlight. Feelings in the Moonlight.
Yeah. A lot of applaudissements. Yes. Thank you. Thank you so much. I hope you enjoyed this. Now, the next song or the next tune that I'm going to play is called Lullaby in the Moonlight. And there's a story behind this tune, actually. Imagine a baby laying in a baby cot, and the mother is sitting beside and gently rocking the cot and singing a very beautiful lullaby. And then the baby is falling asleep, and the baby is seeing a dream. And it's pretty confusing, disturbing, weird. There's a lot of different things happening. You know, sometimes you have these dreams when there's a lot of things happening. And then the baby wakes up and realizes that he's not a baby anymore. He's an old man. And actually all this lullaby, the cot, the mother, everything was also in the dream. And this is the old man who is just trying to remember his childhood. And the only connection to his childhood memories that he's got is this melody of the lullaby that his mother, that is no longer here, was singing to him in the childhood. I think this is how, for many of us, the life is sort of passing by. And one morning we just wake up and realize that a lot of different things that we thought were in the future, they actually are in the past, and they are no longer here. So Lullaby in the Moonlight, about things that passed.
Thank you so much for very nice signs from the Facebook and everything, the comments. Look, now I wanted to pass the baton to Carlo, my good friend now, and I wish him luck. And Carlo, please, we are waiting for you. Hello, Andrei, thank you very much. Carlo, scusa l'intrusione, sì. facciamo un'entrata veloce perché vogliamo ricordare una cosa importante. Okay. Intanto che sotto impressione ci sono i dati per le donazioni, perché è molto importante, questa è una cosa a cui teniamo, soprattutto con musicisti così bravi. Le persone devono contribuire affinché ne nascano ancora così bravi e si possa continuare a fare questo lavoro con questa professionalità. Perciò donate, basta poco, basta ognuno di noi che metta una ma può fare tanto. Victoria, translate, please. Dear audience, we want to remind to you then it will be so nice of you if you can donate something and support our fantastic artists, because in this rough time it's very important to have support from the audience. Last line you will see how you can support artists. It's with PayPal. Support Andrei and support Carlo. And also I want to remind to you, if you want to leave the comments on Facebook, if we can see your beautiful faces and amazing pictures, please approve link of StreamYard. You can find this link up to the concert. Дорогие наши зрители, я хотела вам напомнить, что очень важно в это сложное время для артистов поддержать наших прекрасных артистов Карло и Андрея вашими пожертвованиями, хотя бы небольшими, но чем-нибудь, потому что им будет приятно понять, что они сделали этот прекраснейший вечер, и вам это понравилось. Поэтому, пожалуйста, все дружно поддерживаем. А также напоминаю, что для того, чтобы оставить ваши комментарии, вам нужно просто нажать на ссылочку наверху и подтвердить StreamYard, и тогда мы увидим ваши красивые фотографии и лица. Welcome, dear friends. Enjoy, Carlo. Ok, Carlo, è il tuo momento. Grazie. A dopo. Dai, Carlo. Ciao. Grande, grazie. Allora, io adesso vado da tutt'altra parte, completamente lontano da Andrei per un po', perché poi ci ritroveremo insieme alla fine, verso la fine saremo una cosa sola. E vado a eseguire un piccolo raga indiano, piccolo, in realtà i raga sono dei brani che sai quando cominciano ma non sai mai come finiscono, e nella fattispecie questo qui è un raga Kirvani. So I'm gonna perform a little raga that comes from Indian music, Indian tradition, and so I start very far from Andrei, but at the end we will meet together, we will be only one pianist. Hope you can enjoy.
Grazie. Grazie tante. E lascio la parola, anzi, il suono, il tasto, al fratello Andrei. Grande. No, allora, prima di... allora, facciamo entrare Andrei, però prima abbiamo il momento degli ospiti, che sono già pronti nel backstage, perciò dopo è un piacere avere ancora con noi, direttamente da Rete Top 95, Mariangela e Stefano Bognolo. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Che bello rivedervi! Ecco, anche per noi è sempre un piacere. Come state ragazzi? Benissimo! Stefano mi sa che è mutato, sento il microfono e mi sa che Sì, è automutato. scusatemi, mi sono accorto che avevo mutato il microfono. Sì. Eccomi qua. Ciao tranquillo. a tutti, ciao Sergio, ciao, che bello rivedervi. Ciao Stefano, ciao Mariano. Grandi, vi abbiamo invitato proprio in questa serata particolarissima ma bellissima. Cioè... Assolutamente sì. Abbiamo poi sentito complimenti al pianista. sono due pianisti, sentirete anche l'altro, sono due, pianisti. io ho sentito l'ultimo. Un italiano e un ragazzo russo, bravi, tutti e due bravissimi a un livello proprio alto. Molto alto. Io Diciamo sono che anche dietro le quinte, a dir la verità. no, infatti, bisogna goderselo appieno. Poi tu che sei anche abituata nella tua trasmissione ad abbinare le opere d'arte Sì, anche esatto. musica di un certo tipo, diciamo che è una bella atmosfera. Assolutamente sì. Due atmosfere completamente diverse in realtà, cioè due pianisti diversi. Come è giusto che sia la musica, ognuno deve esprimere il proprio animo, quello che è, anche con la musica, perciò siamo tutti un po' diversi. Voi ragazzi volete fare qualche domanda? Vedrete alla fine della serata che comunque queste due sonorità molto diverse si uniranno insieme in un'unica cosa. Non perdetevela, mi raccomando. Mariangela e No, non me lo Stefano, perdo, dall'ultima non ti volta preoccupare. Ragazzi, è pieno di complimenti, ragazzi. Siamo cresciuti come famiglia, avete visto che roba? Ho visto, anche perché io vi seguo, anche Mariangela vi segue, quindi si vede, mi fa molto piacere. Guarda, piano piano, guarda, siamo molto contenti dei risultati che stiamo ottenendo e un po' alla volta stiamo scardinando questo sistema, cercando di far capire alle persone quanti bravi artisti ci sono in Italia e nel mondo che meritano attenzione, e questo nel nostro piccolo dà loro un po' dell'attenzione che meritano. Sì, e questo state facendo un lavoro fantastico e veramente prendetevi il merito, perché pochi sono come voi e veramente andate avanti così. Grazie ragazzi, così mi emoziono. Adesso, allora, prima di solito adesso ultimamente facciamo questa cosa qua con gli ospiti, adesso ve la butto giù anche a voi, la marzullata con gli ospiti. Cioè, Dovrò fare un piacerebbe jingle di questa cosa, perché sta diventando... ormai è diventato un tormentone, però è bello perché improvvisato uno non sa cosa dire. Dovremmo fare un fotomontaggio con la faccia di Alessandro e il capello alla marzulla. Il capello quello... Io sono un po' spaventato, oggi ho il capello un po'... Facciamo, la domanda. Allora, il gioco marzullato è, allora, l'ospite farà una domanda direttamente a voi e poi viceversa, voi farete una domanda agli artisti. Anche gli artisti non sapevano che dovevano farlo, però è molto... Facciamo tradurre però per Andrei, mi raccomando, e per gli Victoria, vai Victoria. Bene. Io le domande io le delego a Mariangela. Tutto a me. Quindi ho fatto la mia marzullata questa sera. Oh, mamma. Can you translate, Victoria? Yes, I can translate what I understand, and I understand. And now will be question to artists. Yeah, it's like in opposite. Artist volevo che traducessi marzullata proprio, trovassi un termine. It's not possible to translate. No, lettermanata, no. Guest can make a question to the artist, and artist in opposite way can make a question to the guests. Great, you explain everything. It's good. Allora, iniziamo da Carlo che fa una domanda. Allora, Mariangela e Stefano sono titolari e lavorano come in una radio chiamata Rete Top 95 che avrei sentito, e
danno tra spazio l'altro a molti talenti. Il mio programma mixato settimanale, quindi li ringrazio in diretta per questo. Intenditori, devo dire. Però Mariangela ha anche questo programma dove abbina le opere d'arte, i grandi artisti della pittura e li abbina alla musica praticamente. Perciò sarebbe poi bello nel momento, cosa pensi anche di questi due pianisti e a che cosa li abbineresti, come abbiamo fatto l'altra volta. Certo. Però vediamo Carlo cosa si inventa con la marzullata. Si è inventato talmente tanto che è sparito. Si è preso paura. Esatto. Vabbè, allora, detto questo, dovrà farlo Andrei questa cosa. Tra l'altro io vedo russo, ragazzi, quindi abbiamo i fan di Andrei che ci stanno anche commentando in diretta e purtroppo in cirillico in cirillico non riesco a capire. I hope Andrei can understand the comments that are coming for him because we can't read in Russian, so I hope you guys don't understand them because but actually comment in Russian will be for Carlo, and the audience asks which type of song he performed. Yes, actually, yes. Yeah. Okay. Questions, where is questions? We wait. Yes, wait. Andrei, make a question to our guests. Yes, I have a question to Angela, if you don't mind. I heard about it's your project with the paintings and the music, right? Do I understand correctly? Yes, very good. What inspires you to create such beautiful installations of the paintings, artistry, and music? What inspires you? Surrealist. Go for it. Surrealist. Okay. The Kiriko, my favorite artist. Very good. And you? I am inspired by paintings. A lot of different paintings have inspired my music. This year in particular, I have a friend, my former classmate, and she is an artist. And she draws. She's a very good artist actually in Hamburg, and she's drawing very good paintings in sort of impressionistic style, I think, that direction, but forgive me if I'm wrong. Praticamente ha detto che lui è ispirato proprio dai pittori, hanno ispirato anche il suo modo di suonare, il modo di comporre, proprio dall'impressionismo, da quello che ha visto in alcuni quadri che l'hanno colpito particolarmente. Ma spiega, Mariangela, praticamente il tuo programma di che cosa si occupa? Sì, allora, noi ovviamente diamo tantissimo spazio a quella che è la musica indipendente, musica emergente o comunque musica a 360 gradi, compresa l'opera lirica e la musica classica, quindi da noi c'è di tutto. Nel mio programma in particolare vado ad abbinare o comunque mentre si chiacchiera insomma con l'artista, quindi mentre si ascolta la sua canzone, cerco di abbinare un artista o un pittore, insomma, quello che la sua musica mi ha dato come sensazione. E il più delle volte effettivamente c'è proprio un filo rosso tra le due cose e vengono fuori delle cose bellissime e delle riflessioni anche che poi continuano durante l'intervista e si arriva magari anche, perché di solito, anzi quest'anno si è aggiunta anche una cosa in più, perché gli ultimi 10 minuti del programma sono dedicati alla letteratura e si abbina anche un libro, che può essere un libro scelto dal cantante, dal musicista o da un altro ospite, sempre in tema serata, e quindi si fa un excursus molto particolare. Una volta abbiamo avuto un gruppo hard rock, per esempio, e abbiamo parlato di Caravaggio. E infatti la copertina del loro album riprendeva, ovviamente loro, ma riprendeva la morte della Vergine di Caravaggio. Quindi c'era un filo conduttore veramente molto forte, e anche perché insomma che sia musica classica o altro, insomma tutto può essere contemporaneo, tutto è meraviglioso, cioè anche il barocco stesso è rock, quindi meglio di così, insomma. Barocco. È il barocco. Esatto.
Me lo vedrei molto un back ai giorni d'oggi, verrebbe fuori una bella cosa. È vero. Beh, ma alla fine letteratura, musica, disegno sono 3 forme d'arte, forse le più importanti, che si sfiorano e si uniscono in un attimo, giusto? Assolutamente sì, perché noi le vediamo sempre un po', no, così distanti, o comunque le epoche sembrano così distanti, ma in realtà no, è tutto così vicino perché è tutto un susseguirsi. E quindi in quello che noi facciamo, che può essere benissimo una canzone rock creata 2 mesi fa, potrebbe andare benissimo con o un dipinto o un libro o che ne so, anche una musica che può riguardare magari o il secolo scorso o 50 anni fa, perché comunque c'è sempre un qualcosa che le combina insieme, perché noi deriviamo, cioè noi siamo una storia e la nostra storia non è altro che un mettere insieme quello che c'è stato prima. Fantastico. Vedi, questo ispira un pochino quello che sono le colonne sonore poi nei film di Hollywood, no? Esatto. Cioè associare l'immagine giusta alla composizione musicale giusta. Esatto. E Quello magari è il al lavoro testo, la voce. del music supervisor, che è una cosa più bella come figura nel cinema, è quella di abbinare la musica giusta nella scena giusta, perciò Esatto. per creare quell'emozione che magari tanti di noi non colgono, non pensano perché ti arriva, ma è dovuta a quella, cioè E poi il fatto è che poi quella scena, con quella musica ti rimane in mente. Esatto. Beh, quello è proprio l'uso dell'arte, della musica, delle immagini per creare un'emozione che poi magari non riesce. Dico, pensa magari la scena di Rocky che si allena con una canzone di Nino D'Angelo, cioè questa te la ricordi per forza. Adesso però la cosa divertente è che devi tradurre tu, Sergio, tutto il discorso in inglese e in russo anche nella stessa maniera. In English or Ok, Andrei, it's cool, it's something cool, then I will explain in chat to you privately. No, private. We all want to hear about what you told. You don't understand. Fai come si dice, un riassunto di 22 secondi. 22 secondi, ok. Vai. We were talking about Mariangela's radio show that is something that merge and mash up music and artists with painting, but also literature. So she enjoys to mix the right the right artist with the right painting style, and recently with a book that talks about a story that can be similar to the story that the artist, the musician, tells with his music. Wow, it's very particular and very nice. I tried to translate in Russian a little bit. Наши сегодняшние гости очень необычные, потому что девушка, она соединила музыку и картины. Также у нее есть радиошоу, где она объединяет вместе музыкантов, подбирает под их образ картины и создает своего рода новое искусство. Поэтому очень люди очень творческие и очень своеобразные. Да, проект потрясающий. Вообще идея объединить музыку и как бы hudожественную часть, это прекрасно. Esatto, giusto. Concordo. Anche Dino è d'accordo, sì. È stato molto bello, io vi vedo molto che avete capito tutte le parole una a una. We vedo... understand each single word. Okay. Ragazzi, io direi che da Lublu. Allora, questa è l'unica roba che so. Direi che è il momento di far esibire Andrei nella seconda parte del suo concerto, mentre Carlo ha avuto un problemino al computer, sta cercando di sostituirlo e di usarne un altro. Perciò anche questo è il bello della diretta, ma in qualche modo bisogna sempre arrangiarsi e tu Stefano lo saprai sicuramente che quando... Lui è mio caro Stefano che sa come usare il mixer, io neanche quello. Cosa guardi, Sergio? Cosa guardo? Marta ti scrive cosa guardi, Sergio? Stavo guardando un po' così, no? Cercando di attrarmi per capire meglio Certo.
Mariangela e Stefano, io ve lo dico in diretta così non potete dire no. Aspetto i vostri auguri per l'audience per la puntata del 23. Sì, Certo. perché dovrebbe arrivare Abbiamo già 48 video da mandare. Siamo pieni da tutto il mondo. Dobbiamo fare una trasmissione di 4 ore, però va bene. In 2 parti, dai, facciamo una a Natale e una a Capodanno, se no veramente... Certo. Ragazzi, io vi ringrazio sempre per la carineria. Grazie a sapete voi. che io vi adoro e Grazie vi a voi. inviterò sicuramente tante altre volte, perciò supportateci e Siamo sopportateci. qui, quando vuoi siamo qui. Fantastico. Grazie mille ragazzi. Ci sentiremo comunque prima di Natale per gli auguri. Certamente. Sicuramente. Ragazzi, grazie ancora di Un cuore. grande abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao Dino. Ciao Andrei. Ciao, bye bye. Ciao. Vai. Ok, Andrei. Bene. And now we Okay. continue concerts. And Andrei, you need to play. Carlo had a little bit technical problem, but we really hope he can fix it very soon. А сейчас Андрей продолжит его прекрасное выступление. К сожалению, у Карла произошли небольшие проблемы с техникой, но мы надеемся, что вскоре он их решит и вернется к вам. Наслаждайтесь, Google продолжаем. Translator. Welcome. Ok, Google Translator. See you later. In storia la chiameremo Alexa. Cool. Thank you very much, guys. I wanted to say, first of all, bravo to Carlo. That's absolutely stunning composition that he played in the previous part. I wanted to continue with a tune that has just been released less than several days ago. It's called La Promenade in Paris in the Moonlight as well. And there's a real life story behind composing this track. When I was, again, way younger than today, we went to Paris with a friend of mine for several days trip, just leisure, hanging out. And at some point of time, we ran out of money because we were very young, very stupid, and we spent everything that we had. And the only portion of money that we had left was something around 50 francs, I believe, to buy a bus ticket to get to the airport to get back home, because otherwise there wasn't any way to get to the airport. And we kept those money. And then at some point, we decided to go to the Arc of Triomphe, but it was far away, and we decided to steal a ride on the metro, on the subway. So going without buying a ticket, like the locals do, we thought. And then all of a sudden, once we were in the subway, we were caught by the police, and we had to give away all our money as a fine. Now, we found ourselves in a situation where we didn't have any money to get to the airport, so we had no way to get back home. So we gave it a thought. But luckily, we had a clarinet with us, and my friend is a clarinetist. So we went to Place Pompidou in the city center of Paris. I borrowed a guitar from some random guy on that square. We stood up, we played for a couple of hours some Beatles songs and all this kind of stuff, collected enough money to pay for the taxi actually to get to the airport. So music rocks, and I decided to write a music about it. So it's called La Promenade in Paris in the Moonlight.
Very good. Thank you very much for listening to this funny story from the real life. And the next one that I wanted to play is called Declaration of Love in the Moonlight. There's probably no real life story behind this one, but this is a tune, this is a music about someone who wants to confess in love. It's a guy who wants to confess in love to a girl, but he doesn't have enough courage to just say it directly. So he's looking for different ways to verbalize that and to articulate his love. He's coming up with different ways of comparison and all that. And the interesting thing is that whenever I play this tune, in the end, you never know. When I begin to play, I never know whether this story will end with saying I love you or not. And it really depends on the interpretation. And let's see how it goes today. So, Declaration of Love in the Moonlight. Thank you very much. That was my slot. And if Carlo is here, I wanted to pass the baton back to Carlo. And Carlo is here. Ce l'ha fatta, Carlo. Can you hear me? Forza, Carlo. We can hear you very well. Dai, Carletto. Can you hear me? Yes, we can hear. Ci senti? Do you hear us?
I can't hear the sound of piano. C'è un lag molto forte. Anzi, va a scatti, purtroppo. Diamogli ancora qualche secondo, ragazzi, dai. Peccato se no perdere la parte finale, ragazzi. Diamogli Nel frattempo vi ancora qualche ricordo, secondo. dai, mentre Carlo si sistema, vi ricordo l'appuntamento del 7 gennaio. Dopo le vacanze. Vabbè, scusa, dobbiamo prendere tempo, approfitto per fare un messaggio promozionale, no? Scusa. Fantastico. Maybe Yeah, now I can explain a little bit about Song of Andrei. What do you think, guys? Vai, go Vittoria. Okay. Actually, I want to say that Andrei had last week fantastic release, and it was song which he performed today First. about La Promenade in the Paris in the Moonlight. Yes. Very yes, well. in Well Moonlight. done. Well done, Vika. Yes. Yes, exactly. Yes, I learned it. That's exactly the time. Right, yes. Yeah. And actually, cover of this song was very, very beautiful, and it's about Andrei talk before, like his friend playing. If I'm not correct, yeah. Yes, This cover absolutely. Yeah. when he listens this song, and it's absolutely amazing work. For these dear friends, please keep attention for Spotify and other streaming of Andrei and check this beautiful release. Yes. And I leave it's only for you, audience. After 1 month can be one more release of Andrei, but maybe about this Andrei can explain for himself. Yeah, thanks for this opportunity, Vika. Yes. So since July this year, I've been releasing a live album on Spotify and all other streaming platforms as well. And it's called Moonlight and Sunshine. And the idea of this album is that I'm releasing the pairs of tracks that are built on the same motif, on the same melody. And the first one comes in a just simply piano, solo piano shape. And the second one is arranged. And you know, in the modern world, we call it remix or a cover or whatever, like this kind of stuff. And I think it's really coming through very, very nicely, because every time the sunshine side of this kind of a story is turning up to be very different from the original one. So if you liked these two tunes, Lullaby and the Declaration of Love, both of them actually on Spotify, they have their lookalikes, but arranged versions. So I'd urge you to go there and check it out. Thank you so much. Alessandro, want to translate or Yeah, maybe? I'm in chat with Carlo because he's very sad, very disappointed. But they had a blackout in his town, and he think this blackout burned the alimentator of the PC, and he has a problem with the connection right now. What a pity. Ci ha dato talmente tanto dentro col pianoforte che addirittura è riuscito a fondere il trasformatore del PC. Beh, la vibrazione della sua musica si è espansa così tanto che ha sconfitto la tecnologia. Ma cosa dite intanto di far fare magari un altro pezzo ad Andrei? Sì, cosa dite, ragazzi? Chiudiamo con qualcosa di Andrei e poi ci gustiamo. Magari faccio entrare poi adesso chiedo a Carlo di entrare magari col telefonino per fare un saluto al pubblico e almeno gli diamo già l'appuntamento a Carlo che sicuramente il prossimo mese rifarà il concerto, perché questa idea di Piano Night è una vera figata, ragazzi. Assolutamente. Andrei, are you able to mi piace davvero molto questa idea. Say again, sorry? If you are able to make another song for us, because it seems like Carlo is not coming back. Easily, yes, play whole night, guys. No worries at all. Okay, so we'll ask you to perform something more, and then Carlo will come back for greetings. Okay. Okay, thanks so much. Okay, thanks. See you Andrei, then. Up to you. Welcome. Thank you so much.
Now comes the next tune, and it's called Prayer in the Moonlight. And by playing this tune, I wanted to recognize all the hardships of this year, of 2020. A lot of people have experienced a lot of difficulties. Financial losses, losses of job, sicknesses, lockdowns, and all this. But most importantly, we lost a lot of people who we loved. A lot of people passed away. And I think that no matter the faith or congregation or religion or even lack of religion, atheism, everybody prays sometime, is asking for something. And today I wanted to pray for those who are not with us anymore, and so that they rest in peace in heaven, and we remember them forever. Prayer in the Moonlight.
Entriamo un secondo che facciamo... Bravissimo Andrei. Thank you so much. Thank you very much. Great. Guys, but I wouldn't want to stop here because it's Christmas and New Year very soon, and I would like to play something uplifting. Okay. Now we want to introduce Carlo because he wants to say his personal greetings for and Of course. Okay, Carlo, eccoci. Ah, Carlo. Carlo, siamo Di Roma. dispiaciutissimi, cavolo. Io è stato un piccolissimo blackout di una frazione di secondo e ha fatto Porca miseria, è colpa mia, ho detto la marzellata, ho fatto un casotto. Guarda, hai tirato fuori lui, non dovevi. Questa è una Io mi sono marzellata, messo paura, ho avuto un terrore. Per la marzellata in diretta mi si è spento il computer e sono al buio anch'io. Guarda pure lui, ma che è? Oh, Il computer ha sentito la mia paura. No, porca miseria. Allora, Carlo, ti strappo subito la promessa che a gennaio dobbiamo rifarla, Ok, va benissimo. perché le persone ti aspettavano ed era proprio una bella serata. A me piace queste serate di piano night con questi mix di bello. E se a me piace, lo facciamo. Poi suonare Vero? insieme ad Andrei, che è veramente... E buona camicia a tutti. Sì. Andrei poi è veramente un grandissimo pianista, non solo è un grandissimo compositore, è veramente bravo. Sarebbe stato veramente bello continuare insieme. Thank you so much. La rifate insieme comunque. Promesso. Dai. Adesso poi ci mettiamo d'accordo per fine di gennaio. Sicuramente la rifacciamo. Perciò Fantastico, promessa dai. strappata. Ok. Carlo, ti ringrazio ancora tanto, grazie mille. Aspetto che i tuoi Grazie io a voi, a tutti quanti. Aspettiamo anche il tuo video mi messaggi per Natale, per la trasmissione del 23, Sì, ok, certo. Cercherò di fare suscitare il Quello che computer puoi, e fare quello che puoi. un video. Dai. Ancora grazie. Ok. Un abbraccio, salutiamo Grazie, tutti ragazzi. Carlo in coro. Grazie Carlo, grazie Dai, Carlo. Grazie mille. Grazie, Dai, grazie mille. Ciao Carlo, dai! E dagli tutta. Gente di Roma, pochi ne abbiamo, una volta che ne capita uno, gli si impalla. Sposo il computer. Chi si Mi impalla spiace. tutti e due? Io sto con lo schermo nero qua. Senti, allora facciamo fare ancora un paio di pezzi ad Andrei, magari a tema natalizio un po' più upbeat. Uplifting. Upbeat, Ok. yes. Yeah. Upbeat, very upbeat. Yeah. Okay, perfect. Okay, see you later. Another two songs if you want, and after Okay, we easy. make the great final. Very good. See you later. As several times we discussed this, I was born and raised in Russia, and there's a lot of jokes about the Santa Clauses in my country, and the basis, the foundation of all these jokes is the belief that when Santa is going around the apartments and houses and is bringing the gifts to the kids, the parents, who are very happy to see him, always offer him a drink. And this goes on and on and on and on the whole evening. And then by the midnight, Santa is absolutely hammered and smashed. Now, I wanted to compose a joke tune about this, and I called it A Drunken Santa in the Moonlight. And it's about a Santa who drank too much, who lost his way home. He doesn't know who he is and where he is. He doesn't have his sleigh, and the deers ran away. And because he doesn't know what to do, he's just dancing a rock and roll on the snow. Drunken Santa in the Moonlight.
Okay, that was Drunken Santa in the Moonlight. He danced a lot, and he got his rock and roll portion of happiness. And I guess to finalize our cozy little show on the sofa, I wanted to perform one more tune that I composed in May this year, quite recently. And there is, again, a life story behind composing of this tune. I was having a breakfast in my house, and all of a sudden, a bird came in through the open window. It was a little sparrow, and it started frantically going around the room looking for a way out. So I opened all the windows in the house, and finally it got out. And we have a saying in Russian, and I believe there's in many other cultures, that when a bird is coming to your house, it's a bad sign. And indeed, literally the 5 minutes later, after the bird left the house, my mom called me, and she said that my great-grandmother had passed away. She was very close to our family. She lived until 100 years old. She turned 100 in November last year. She was a musician as well. She was a professor of solfeggio and harmony in St. Petersburg Conservatory. And I owe her a lot in terms of personal development, in terms of development of musical taste, a feeling of harmony and melody, an understanding of the music world. I loved her dearly, and this tune is called Farewell because I wrote it when I learned that she had passed away. So, the farewell.
Thank you very much. Thank you so much, guys. Thank you. Thanks to you. Thank you. Marvelous. Thank you so much, Andrei. It was a really amazing performance, and it's possible to see that your music really had a very deep meaning. It's in one part, it's very light, after it's very deep, and a lot of people write comments and they can feel totally what do you mean. And they That's very good. It's really, so yes, and you good to really see. have a Yes. lot of very good comments. Thank you so Я much. хотела сказать для нашей замечательной аудитории русскоязычной, а то мы давно с вами по-русски не говорили, Да. что вот, можно уже. Огромное спасибо Андрею, который исполнил эти прекрасные мелодии, в которых столько эмоций, столько чувств, и можно чувствовать то, что он играет, потому что его музыка с очень глубоким смыслом. И я Спасибо рассказывала, большое. что когда была идея, в общем, когда создать вот этот Piano Night, казалось как бы, ну а как это, когда человек не поет, а только играет, или час будут играть, но получилось, что иногда инструментом и сердцем, и душой можно передать намного больше эмоций, чем когда ты поешь. Поэтому это потрясающе. Спасибо большое. Спасибо. And also I want to say thank you to Carlo. Yes. And we are really a bit sad and he is not with us, but he will be Thank you, back Karin. soon in January, and I hope we can see him in January one more time with amazing concert. With Andrei. I want the same Yes, concert together. together with Andrei. I can play it every day, no problem, guys. It's, as long as the PayPal is on the screen, it's no problem to me. I can play it the whole certo, night. ragazzi, è giusto, è giusto. Questo è un invito ed è giusto. Ragazzi, ricordiamoci sotto l'indirizzo PayPal. Se vogliamo ancora che Carlo e Andrei si esibiscano, secondo me c'è bisogno di un po' di fuel, come si dice per gli artisti. Tutto Carlo che deve comprare il trasformatore nuovo per il computer. Scherziamo. Il computer che Support the artist, поддержите артистов, воспользуйтесь PayPal. Да. And now allora. Comment, thank you so much. It was very fantastic and people enjoyed. It was a comment in Russian language, a translation. Yes. Да, очень приятно получать эти. Людмила, спасибо вам большое. Мне было очень приятно вам играть тоже. Спасибо. Ok, adesso Dino puoi tradurre anche tu di quello Certo, che ha detto Ludmilla. Sicuramente è inutile perché voi avete capito subito È tutto. vero. Io il cirillico Però- lo mastico da bambino. Ale Lo e mastico Sergio, proprio. una promessa Aperitivo. ragazzi. Allora, se questa sera riceveranno delle donazioni abbastanza consistenti, poco per ognuno, quindi Ci offrono la fa vodka. volume, vi promettiamo che a gennaio, nel concerto di gennaio, faremo di tutto per invitare un super ospite molto gradito a entrambi. Quindi Guarda che sia adesso poi lo devi Andrei- chiamare. Adesso lo devi chiamare. Lo chiamo, non ti preoccupare, che noi abbiamo anche Didi che ci dà una manona di quelle grandissime. non ti preoccupare. Ok. Per cui mi raccomando, super ospite a gennaio, però vogliamo vedere un pochino di, come si dice in russo, di ciccia. Questa, guarda, traduci questa cosa qua. Non lo so. Lift your ass up. In inglese. No, io ho smesso di fumare, non lo so cosa c'è scritto. Siamo dei cialtroni, non possiamo fare facciamo queste figure, noi dobbiamo essere poliglotti. Siamo All of us, poli. yeah. Noi parlo All of quattro us lingue. Guarda chi Yes, si è inserito boom, qua, boom. Nick. C'è Nick da un po' che è collegato, che scrive messaggi. Grande Bravo. Nick. Ci volevi tu, un'altra lingua, così almeno- Facevamo il botto il stasera, giapponese, quindi. lui parla un po' giapponese, perciò potevamo fare anche quella. Ataru Moroboshi non si smentisce, dai. Ecco. Certo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire? Io direi che per questa serata siamo pieni di emozioni. Io vado a letto tranquillo, sono felice, ho sentito musicisti con gli attributi. Che Assolutamente. vogliamo dire? Niente di più. Ricor- Vorrei Appuntamento al 7 gennaio, mi Guarda, raccomando. è figo adesso. Nick che scrive in la cirillico. settimana prossima volevo dire, dai. He writes, I love you.
Yes, Eccolo. I don't know how to react. Yes, я люблю. Это всем. It's for everyone. Allora, però io ho visto una foto di Andrei che aveva mezza barba fatta e mezza no. Come faccio a tradurgliela? Vedi che la yes, of course, I can answer you easily. Yes, mezza barba, yes. Mezza barba. Bravo. Mezza barba e poi via. I know. Yes, I told you. Look, it was because of this Moonlight and Sunshine album. In fact, I was okay. First of all, it was an idea of my daughter, Masha. She said, "Daddy, can you shave a half of it and I'll make a funny TikTok video." So we made a funny TikTok video, and then I decided to keep it. And then I came up with this idea of Moonlight and Sunshine, and I thought that it was very appropriate for Moonlight and Sunshine. So Sunshine is without bird because it's hot. But this is a very good question, actually. Yeah, I was going back and forth. Maybe Sunshine is with the barb, in fact. I don't know. Okay. Fantastico. You Sergio, you are full moon because you have full barba. Yes. Allora ragazzi, io ricorderei soltanto velocissimamente gli appuntamenti della settimana prossima. If you want, Vicky, you can translate. Allora, il 21 ci sarà il Music Talk Show, ci saranno grandissimi ospiti, tra cui Johnson Righiera, dei Righiere, ve lo ricordate? Vamos alla playa, ok? Poi sta finendo. Non tengo dinero, me le ricordo tutte. Anche innamoratissimo. Andiamo avanti. Vediamo chi le sa di più, dai. Poi ci sarà Roberto Turatti, grande produttore, papà dell'Italo Dance. Giorgio Tramacere, un personaggio incredibile, l'avvocato delle star, si occupa di diritti d'autore, di tutto quello che riguarda il music business in Italia, e Fabio Fiume, giornalista e redattore di All Music Italia, del più influente blog musicale italiano. Perciò già il 21 ci ha messi bene. Il 22 ci sarà il concerto della Romantica, una cantante romana che canta in romanesco, e come ospite Sergio è già innamorato, lo vedo già da adesso, e come ospite ci sarà il grande Ricky Portera, il fondatore degli Stadio e mitico chitarrista di Lucio Dalla. E il 20... No, Vicky, you remember everything? Yes, the friend my daughter. Yes, perfect. Il 23, grande festa di Natale con tutto il team di concerti dal divano italiano e internazionale. Saremo un casino e presenteremo tutti i video che i nostri artisti e i nostri amici e ascoltatori, teleascoltatori, web ascoltatori, come volete chiamarli, ci hanno mandato in questi giorni, e sarà una puntata speciale. Alle 5 di mattina a vedere video di saluti. Esatto. Aspettiamo Babbo Natale in diretta perché ci hanno mandato 50.000 video. Esatto. Ci sarà anche Babbo Natale in diretta, ecco. Babbo Natale ci sarà anche. Babbo Natale è meglio. Certo, vedrai. Sarà ubriaco come raccontava Andrei nella canzone. Ma poi che cos'è che beveva Santa? Io non l'ho capita questa cosa. Ma lui ha raccontato che è tradizione in Russia, no? Che il fatto che lasciano da bere, no? Come c'è un po' in America, si usa un po' anche qui in Italia il fatto di lasciare i biscotti con latte. In Russia lasciano la vodka probabilmente, quindi... ecco cosa beveva Santa, ho capito. Ok, Vicky, you can finish, you can close. Okay. And now we want to explain to you which type of concert you will see next week. It will be 21st of December, talk show with amazing, fantastic Italian, super dance, super music. Super Italian, yes. Super Italian. Superman, yes. Yes, Superman, Italian Superman, yes. And 22nd of December, you will see performance of very famous Italian singer from Rome. It's Sergio is very big fan of this. I'm from Rome. He will be very happy for this. Yeah, greetings from Rome. And 23 will be amazing events. First event of Concerti del Divano. It's a Christmas show where will be all team Italian and international together with other fantastic artists, which say their greetings to you.
So this Wow. is last 3 shows for this year. Excellent. Enjoy. Yeah! Intanto c'è Beautiful. Nick scatenato Very che nice. sta scrivendo in tutte le lingue possibili immaginabili. È scatenato ormai Nick, è Carrassi, scatenato. datti una regolata. Adesso devi parlare con tutti in russo, con tutto... Vabbè. Certo. Allora, detto questo, ragazzi, cosa voglio dirvi? Che vi voglio bene. Che vi voglio bene. Io manderò la sigla che devo riciclare questa volta, la KO, perché non ho trovato sigle nuove, ma per l'anno prossimo magari ne faremo una nuova, vediamo. Detto questo, noi ci vediamo lunedì. Big thanks to Andrei. It was a honor and a pleasure to have with us with this amazing concert. Thank you very much, guys, for listening. Thank you so much. Thank you. Thank you too. Thank you too. It was pleasure. It was pleasure. Ragazzi, see you on Monday. I love you. Thank you so Grazie much. mille. Ciao, ciao. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano fa miracoli. Tiene come del minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza un tuo motore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza stop del motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare. Con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', ci daresti poi la gente, quella chiara da